Buonasera signori, siamo ancora qui in casa del mio amico Sammy che come me, fra le altre cose, ve lo volevo dire, fa lo chef, è da lui che ho imparato tante cose, bisogna dirlo, anche se è più giovane di me, è un bravissimo cuoco. Oggi farò la pappa al pomodoro, piatto tipico fiorentino, dice, ma vorrei a me qualcuno vicino per dirvi che non è. Ci sono delle ricette che ancora oggi tramandate da tanti nostri avi, in cui si parla proprio della pappa al pomodoro, perché se ci pensate il pomodoro a Livorno, ve l'ho già detto una volta, è arrivato fra i primi in Italia portato dagli ebrei sefarditi. Iniziamo subito. Allora, io ho preso dei San Marzano, li ho sbollentati, gli ho levato la pelle circa intorno al chiletto di San Marzano, 1,5 litri di brodo di carne, ci vuole dell'olio buono, ci vuole il sale, il pepe, l'aglio, il basilico, un po' di peperoncino e sicuramente la cosa più importante è il pane, che momentaneamente non ce l'ho, invece ce l'ho. Diciamo intorno al mezzo chilo di pane, mi raccomando lo tagliate abbastanza fine, lo lasciate un giorno e mezzo all'aria che diventi bello croccante, perché per fare una buona pappa dovrà amalgamarsi bene col pomodoro, sciogliersi durante la cottura. Iniziamo subito con la preparazione. Allora, facciamo questa preparazione di questa pappa al pomodoro delicatesse, come la preparo io. Iniziamo subito con mettere circa 5-6 cucchiai d'olio in un bel tegame bello alto. Fate scaldare bene, aggiungeremo 2 agli schiacciati, un peperoncino perché chi c'è le donne, se no una è anche incinta, poi la mangia, e aspetteremo che soffrigga il tutto. Il nostro aglietto e peperoncino ha cambiato colore, allora noi andremo ad aggiungere i nostri pelati, mettiamo a cuocere, aggiungeremo il sale, un goccino di pepe anche qua e aspettate che inizino a bollire. Dopo circa 10 minuti che bolle il pomodoro e che vedete che inizia a sfarsi un po' tutto, aggiungeremo il pane, fatelo inzuppare bene, mi raccomando, e poi aggiungeremo diciamo un mezzo litro, forse un pochino di più, a tappare quasi il tutto. Ecco fatto, è solo da aspettare che riprenda il bollore e che il pane si inzuppi e si sfaccia bene per la nostra pappa al pomodoro. Se la vedete un po' troppo chiarina, perché il San Marzano non è abbastanza rosso, ci potrete aggiungere anche una bella cucchiata di conserva per darne il colore. Questo dovrà cuocere come minimo una mezz'oretta e se, come me, avete una frustina di ferro, mi raccomando, vi aiuterete per sfare il pane e il pomodoro. La nostra pappa al pomodoro è quasi pronta, mancheranno circa 10 minuti che ritiri un altro pochino perché se no la mangiate brodosa. Mi ero scordato di dirvi una cosa molto importante, sono un po' rincoglionito stamani, sai, si compie 39 anni, si invecchia, è l'ultimo compleanno degli Enta, poi si va sugli Anta e inizia a girare le palle. Comunque mi ero scordato di dirvi di aggiungere un po' di zucchero nella pappa al pomodoro per eliminare l'acidità del pomodoro. Proprio basta un paio di pizzicottini piccini, non di più mi raccomando, se no vi viene dolce. Poi tanto la andremo a assaggiare prima di servirla, se manca un po' di sale ce l'aggiungeremo. Mi raccomando, ogni volta che servite le cose assaggiatele sempre perché dovrete essere i primi voi a far da mangiare. Eccoci qua, la nostra pappa al pomodoro è quasi pronta, mancano 2 o 3 minuti. Allora, cosa c'è da fare? C'è da metterci il basilico. Mi raccomando, sciacquatelo, lo strizzate dall'acqua, mi raccomando, e poi con le mani lo andremo a tagliare, mi raccomando, con le mani perché sennò diventa tutto nero se non lo tagliate con le mani, ve lo dico. Lo mischiamo e spengiamo e aspettiamo che riposi a modino. Anzi, facciamo così, lo mettiamo direttamente dentro il nostro recipiente per impiattare, così fa anche meglio. Un olivino di qua, un filino d'olio di quello buono. Guardate che bellezza, calda non è male, fredda anche meglio. Un salutone a tutti, un bacione